Incarnazione del male, incubo dell'inconscio, sinfonia del terrore. Nosferatu potrebbe essere riassunto con molte formule ed è sicuramente uno dei film horror che più hanno lasciato una traccia profonda nella storia di questo genere e del cinema in generale. C'erano stati altri film in precedenza che possiamo definire racconti del terrore, fantastici o macabri, ma Nosferatu, per i suoi aspetti narrativi e filmici, ha rappresentato un'evoluzione decisiva. Se volessimo identificare un unico film da cui l'horror moderno prende origine, non potrebbe essere che questo. La storia deriva naturalmente dal Dracula di Bram Stoker, però con alcuni elementi nuovi che diventano nel tempo dei capisaldi delle storie di vampiri, come vedremo. Stoker scrive Dracula nel 1897. La fine dell'Ottocento è l'epoca in cui le scoperte scientifiche e la trasformazione capitalistica determinano una rapida serie di cambiamenti. La società moderna nasce in quel periodo. Questo romanzo è un'opera cardine per capire quel momento di passaggio fra epoche, un passaggio traumatico che spinge molti ad interessarsi ai fenomeni che la scienza dell'epoca non poteva spiegare completamente. Tra fine Ottocento e inizio Novecento fioriscono l'occultismo e lo spiritismo e nascono moltissime società segrete, si riscoprono l'alchimia, i riti magici, eccetera. Vi parlo di questo fenomeno perché è da qui che prende origine questo film. All'inizio degli anni '20, Albin Grau, un artista tedesco che si occupava di soprannaturale ed occulto, membro di molte sette, decide di produrre un film basato sulla storia di Dracula e altri film a tema soprannaturale e per questo, insieme ad un collega occultista, fonda la Prana Film. Per Grau, che è il vero ideatore del film e sarà anche lo scenografo e costumista, il cinema era il linguaggio delle ombre e le ombre erano più importanti della luce. Attraverso le ombre, le forze oscure invisibili diventano visibili. Questo film per lui sarebbe diventato il primo vero film occulto. Grau chiama come regista Friedrich Wilhelm Murnau, allora un talento emergente che in pochi anni aveva girato una decina di titoli. La caratteristica che più colpisce in Murnau e lo rende in un certo senso più moderno come regista rispetto ai suoi contemporanei è la capacità di trasformare le scene con mezzi puramente cinematografici. Lo vedremo più avanti nel dettaglio. Lo sceneggiatore del film, Henrik Galeen, era anche lui un occultista ed era già stato regista e autore del primo Golem, uno degli antenati dei mostri del cinema. C'è da sottolineare un fatto che avrà un'influenza decisiva sul futuro del film. Gli autori decidono di non chiedere l'autorizzazione all'uso del romanzo per non pagare i diritti e cambiano le ambientazioni e i nomi dei personaggi per rendere il film più vicino ai gusti del pubblico tedesco. Una storia ambientata nell'Inghilterra di fine Ottocento diventa quindi una vicenda che si svolge in Germania nel 1838. Anche la trama viene variata in molti punti, soprattutto nel finale in cui la figura della moglie del protagonista diventa l'eroina del film. Nel romanzo, come molti di voi ricorderanno, è il cacciatore di vampiri, il dottor Van Helsing, che uccide Dracula. Nel film di Murnau la risoluzione del dramma è posta nelle mani della protagonista. Il suo sacrificio provoca la morte di Nosferatu e salva la città dalla peste e nel finale c'è l'idea del raggio di sole che fulmina all'istante il vampiro, cosa che nel romanzo non esiste e che è diventata poi uno stereotipo classico dell'iconografia sui vampiri. Ma tutti questi cambiamenti non erano sufficienti a evitare il pagamento dei diritti d'autore. Poco tempo dopo l'uscita del film, infatti, la vedova di Bram Stoker fece causa e il processo vide i produttori condannati a distruggere la pellicola. La scelta di fare un adattamento dichiarato nei titoli ma non autorizzato sarà la causa della quasi scomparsa del film. Ma prima di affrontare nello specifico il film di Murnau, vediamo in breve una panoramica del cinema tedesco di quegli anni. In generale, nei film tedeschi degli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale ci sono alcune tendenze caratteristiche. C'è l'evasione verso il fantastico, la maggior parte delle storie si ispirano a temi romantici e gotici. Di solito l'ambientazione dei film è nel passato, raramente sono storie che riguardano l'attualità. Da queste opere, in particolare quelle poche decine di film che oggi ricordiamo per il loro valore artistico, emergono non i desideri, ma piuttosto le paure e le ansie latenti della società. In quegli anni il cinema tedesco raggiunge un'originalità che lo rende il più importante nel mondo, ponendosi alla pari del cinema statunitense.
Per semplificare, possiamo far rientrare questi film in due grandi categorie stilistiche. Da una parte il film espressionista, dall'altra quello che viene definito film Kammerspiel. L'espressionismo non nasce al cinema, è un movimento, o meglio una tendenza, che coinvolge tutte le forme artistiche. Nasce dalla pittura e poi investe la letteratura, il teatro, la musica e per ultimo anche il cinema. È la prima avanguardia artistica del Novecento. Riprende la tradizione del romanticismo in opposizione al razionalismo, ma si distacca dalla rappresentazione della realtà naturale per creare una realtà deformata attraverso il sentimento interiore degli autori o dei personaggi. Nasce dalla pittura, dicevo, e viene definito espressionismo in contrasto con l'impressionismo di fine Ottocento. Semplificando al massimo possiamo dire che gli impressionisti osservavano la realtà e la riproducevano filtrata attraverso l'impressione che ne avevano. La visione degli artisti era quindi basata su una riproduzione della realtà. Gli espressionisti, al contrario, non vogliono riprodurre la realtà, ma ricrearla deformandola a partire da uno stato interiore. L'atteggiamento è di critica contro la società. L'espressionismo è definibile come il prodotto di chi non accetta le trasformazioni che il capitalismo e l'economia di mercato impongono alle persone e si ritira in un mondo in cui esprimere liberamente le pulsioni spirituali dell'individuo, un mondo che è appunto espressione solo dell'io interiore. Siamo nell'epoca in cui l'economia industriale inizia a trionfare in tutto il mondo occidentale e trasforma la vita delle persone condizionandola in base a produzione e consumo. Il rapporto uomo-natura viene stravolto. Le esigenze umane sono subordinate allo sviluppo economico. Questo cambiamento epocale scatena tutta una serie di reazioni che implicano un conflitto fra tradizione e modernità. È un periodo di crisi profonda della società e dei suoi valori, crisi aggravata da una serie di eventi drammatici, come sappiamo. Non è un caso che l'interesse per lo studio delle malattie psichiche si sviluppi enormemente in questi anni. È l'epoca dell'avvento della psicanalisi. L'alienazione e i disturbi mentali si riflettono nella rappresentazione espressionista del reale. Pensiamo all'urlo di Munch, pensiamo all'angoscia, allo smarrimento, all'orrore esistenziale delle opere di Kafka o dei ritratti di Egon Schiele. Tornando al cinema, l'esempio più noto di film espressionista è Il gabinetto del dottor Caligari, che è stato il primo di questo filone, ma vorrei ricordare anche titoli meno noti, come Dal mattino a mezzanotte, anch'esso del 1920, con scenografie ancora più stravolte e cariche di angoscia. Oltre all'espressionismo, l'altro grande movimento stilistico oggi poco ricordato ma che è molto importante è quello del Kammerspiel, un termine che deriva dal teatro e che si può tradurre con teatro da camera, così come esiste la musica da camera. Si trattava quindi di storie intimiste con pochi personaggi, pensate per un pubblico ristretto, in cui la recitazione è fatta di sfumature e tutto si regge sui dialoghi e sui drammi interiori. Questo teatro da camera in cui predominava l'uso dei chiaroscuri è legato a Max Reinhardt, la personalità principale del teatro tedesco all'inizio del Novecento, sotto la cui regia Murnau aveva iniziato come attore assistente negli anni prima della guerra. Con il suo modello di teatro, Reinhardt rivoluziona le scene con innovazioni tecnologiche come l'uso dei riflettori, che vengono inventati in quegli anni, e con altre invenzioni visive, per esempio i palcoscenici rotanti. In pochi anni Reinhardt influenza un'intera generazione di cineasti tedeschi ed austriaci, compresi nomi celebri che lavoreranno poi a Hollywood come Ernst Lubitsch, Fritz Lang e lo stesso Murnau. Bisogna fare attenzione comunque a non pensare a una separazione netta fra queste due categorie stilistiche, il cinema espressionista da una parte e il cinema Kammerspiel dall'altra. Erano correnti che si influenzavano l'una con l'altra e prendevano ispirazione da fonti spesso comuni, quindi questa distinzione diventa nei film molto sfumata. Tutto questo discorso per dire che Murnau è stato il regista che forse meglio di ogni altro ha fuso queste due correnti nel cinema. Anche se ha usato in molti film degli elementi tipici dell'espressionismo, quelli che dominano il suo cinema sono i temi tipici del Kammerspiel, con un'influenza del teatro ma anche del cinema nordico, svedese e danese, così come del cinema americano, in particolare i film di Griffith, che in quel periodo si diffondono anche in Europa. Nosferatu, per le tematiche e per le invenzioni visive,
rientra pienamente nel cinema espressionista, anzi è tra i più grandi film dell'espressionismo tedesco. L'altro grande capolavoro di Murnau, L'ultima risata, di cui vi parlerò in futuro, è invece un Kammerspiel. Nosferatu dunque film espressionista, ma Murnau non è un regista inquadrabile semplicemente nell'espressionismo e infatti con Nosferatu amplia i canoni dei film espressionisti fino a quel momento. Pensiamo al Gabinetto del dottor Caligari, il titolo che inaugura la stagione dell'espressionismo, come ho detto. Lo stile visuale si basava sui fondali dipinti, con scenografie stravolte e ambienti claustrofobici. Nosferatu porta l'espressionismo fuori dalla sala di posa, non ricrea più gli ambienti attraverso delle scenografie trasfigurate, ma sfrutta le ambientazioni reali per creare una trasfigurazione poetica. Murnau ricerca nel paesaggio naturale una rappresentazione degli stati psicologici. Le ambientazioni reali sono filtrate attraverso il linguaggio cinematografico per esprimere le dinamiche psicologiche della vicenda. Uno degli aspetti fondamentali di Nosferatu è la mescolanza di influenze stilistiche diverse. Da un lato quindi ci sono figure come il venditore Knock e il vampiro Nosferatu, che incarnano l'irrazionalità e la deformazione della realtà tipiche dell'espressionismo. Dall'altro lato il film si distingue per il suo legame con la pittura romantica, con scenari naturali che evocano un senso di bellezza e nello stesso tempo di inquietudine. Murnau aveva fatto studi di storia dell'arte, quindi pone una grandissima attenzione nel ricreare nei film i canoni della pittura. Nelle inquadrature si possono ritrovare immagini ispirate alla tradizione artistica. Gli antichi magazzini del sale a Lubecca o il castello di Orava in Slovacchia vengono usati per creare un'atmosfera di rovina e isolamento e diventano lo sfondo di un orrore che emerge non solo dalla vicenda, ma anche dagli scenari. La contrapposizione fra la quiete solo apparente della natura e la minaccia invisibile di Nosferatu è una delle grandi innovazioni del film. Il film pone una forte enfasi sul regno animale, raffigurando Nosferatu come un predatore in mezzo a una natura piena di creature altrettanto letali. Vi ricordate all'inizio quando Ellen dice «Questi bei fiori, perché li hai uccisi?» Questa fusione tra mondo vegetale e mondo animale sottolinea l'identità tra orrore e natura, una delle caratteristiche distintive del film. È necessario a questo punto mettere il personaggio di Nosferatu a confronto col conte Dracula del romanzo e del film americano del 1931. Il personaggio interpretato da Bela Lugosi è un aristocratico elegante e sofisticato, al contrario del conte Orlok, interpretato da Max Schreck, attore su cui sono sorte delle leggende negli anni, favorite dal fatto che poco si sa di lui e dal nome che in tedesco significa letteralmente Massimo Spavento, quindi si è pensato che fosse uno pseudonimo che nascondeva qualcun altro. Di certo il suo Nosferatu è spaventoso senza avere nulla di affascinante o di attraente, più vicino ad un animale che ad un uomo, è quasi un cadavere, appartiene ai cosiddetti non morti, ha il corpo rigido e deforme, è curvo e lento, ma nello stesso tempo capace di movimenti velocissimi e implacabili. Con i suoi lunghi artigli richiama un predatore, trasmette un senso di decadenza, di malattia, ha denti da roditore, non i canini da vampiro che saremo poi abituati a ritrovare negli altri film, non è il pipistrello la forma animale che il vampiro assume, ma è quella del topo, e i topi nel film costituiscono un flagello che sembra moltiplicarsi e rinnovarsi di continuo. È feroce, avido, inumano, anzi decisamente sovrumano nella sua capacità di spostare gli oggetti col pensiero, di oltrepassare i muri o di trasfigurarsi come quando lo vediamo per la prima volta nelle vesti del cocchiere del conte. È sempre lui in realtà, può assumere sembianze di uomo o di animale, di un ratto o di un'ombra, essere corpo o spirito. È una maschera di morte. Nosferatu è un simbolo del male, poi vedremo nel dettaglio in quali forme questo male si manifesta e come può essere interpretato. Oltre alle atmosfere gotiche e romantiche, nel film spiccano le tematiche legate all'occultismo. Molti dei suoi autori erano adepti dell'esoterismo e delle scienze dell'occulto, come dicevo. Il film è pieno di richiami a queste pratiche, lo spiritismo, la demonologia, il sonnambulismo,
tutte cose che si ritrovano disseminate in molti momenti. Nosferatu, essendo un non morto, ha superato il confine tra la vita e l'aldilà. Non è un semplice mostro, ma una creatura soprannaturale che opera attraverso forze arcane. Un altro elemento significativo riferibile all'occultismo è la lettera che il conte Orlok invia a Knock. Questo documento, scritto in un linguaggio criptico, ricco di simboli cabalistici ed esoterici, evoca pratiche magiche legate a forze oscure. La lettera può essere vista come un incantesimo o una formula occulta che stabilisce un legame tra il vampiro e il suo adepto. Poi ci sono l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, i 4 elementi che nel pensiero antico costituiscono i pilastri dell'universo. Nel racconto del film compaiono trasfigurati. C'è la terra che Nosferatu trasporta nelle bare, c'è l'acqua dei torrenti e del mare, c'è l'aria che spira dai Carpazi, attraversa il mare e giunge fino a Visborg, e infine c'è il fuoco, sotto forma dei raggi del sole che inceneriscono il vampiro. Non è finita. La nave su cui Nosferatu viaggia si chiama Empusa, e le Empuse erano nel mito greco mostri soprannaturali che potevano assumere qualsiasi forma e in modo simile al vampiro si nutrivano di sangue e carne umana. Per questo si può definire Nosferatu una cosmogonia del male, in cui le forze della natura non agiscono in armonia, ma si configurano come strumenti di una realtà in perenne disfacimento. È la descrizione di un mondo oscuro, fatto di forze misteriose e ostili. Non è solo un film horror, ma una rappresentazione visiva di un universo esoterico in cui la conoscenza occulta non porta alla salvezza, ma all'annientamento e alla morte. La natura trova in Nosferatu il suo aspetto crudele, vorace e totalizzante. Il tentativo di contrastare la natura da parte dell'uomo è destinato a fallire. La lezione del dottor Bulwer inquadra il vampirismo nei fatti naturali. Vampirismo e regno animale sono messi a confronto e descritti come strettamente legati. Il polipo e la preda che inghiotte, il ragno che cattura l'insetto nella tela, la pianta carnivora, la iena striata, descritta come lupo mannaro, sono tutti esempi di predatori e la predazione è un meccanismo fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi. Nosferatu e le sue vittime diventano parte dello schema naturale di predatore e preda. La figura del vampiro non è un'anomalia, ma piuttosto parte di un ciclo naturale più ampio che comprende la vita, la morte e la decomposizione. Il ritmo della natura diventa però qui un rituale demoniaco. Il tema della predazione ritorna nel rapporto fra Orlok ed Ellen, la moglie di Uther. Ellen diventa la preda designata del vampiro e il suo sacrificio finale per fermare il mostro riflette l'idea della preda che riesce a ingannare il predatore. Il sacrificio rappresenta un altro tema centrale del film. La giovane si offre per fermare l'avanzata del vampiro e della peste che porta con sé, un gesto che si rifà alle figure sacrificali della tradizione letteraria e artistica, per esempio l'Olandese volante di Wagner. Non a caso, anche qui c'è un vascello fantasma. Questo gesto altruistico non è solo un atto di amore per il marito Uther, ma è un sacrificio per l'intera comunità che ha una forte valenza simbolica, è un atto di autoannullamento per il bene collettivo, in cui la sua purezza e innocenza vengono offerte alla natura bestiale e predatrice di Nosferatu. Ellen accetta consapevolmente la propria morte per salvare la comunità e in questo modo trasforma un gesto disperato in una sorta di redenzione collettiva. Il passaggio dall'angoscia alla liberazione della città è legato al sacrificio che permette alla vita di continuare, seppure a prezzo della vita della donna. Questo atto di salvezza collettiva ha anche una componente mistica. Nel finale Ellen si rialza sul letto e riabbraccia il marito un'ultima volta. Possiamo leggerlo come un breve ritorno alla vita quando ormai è già morta, un miracolo voluto dagli autori per mostrare la forza dell'amore. Due sono gli elementi visivi che dominano nel film. Il primo sono naturalmente le ombre.
Se nel romanzo di Stoker si sottolinea chiaramente il fatto che i vampiri non proiettano ombre, qui all'ombra di Nosferatu viene data un'importanza fondamentale, poiché, come ho detto all'inizio, si vuole sottolineare come le ombre liberino le forze oscure dietro la realtà apparente delle cose. Le ombre, che sono una delle caratteristiche principali del cinema espressionista, trovano in Nosferatu la loro messa in scena più iconica. Dopo questo film, Murnau è stato definito un incantatore di ombre. Cito solo 2 momenti impressi nella memoria di chiunque abbia visto il film. Il primo è naturalmente l'ombra di Nosferatu che sale le scale ed entra nella camera, scena mitica diventata icona e emblema stesso del cinema horror. E subito dopo l'ombra della mano che si stende sulla figura di Ellen e le ghermisce il cuore, o meglio il seno. L'ombra qui acquisisce fisicità, da immagine diventa corpo. Le lunghe ombre di Orlok che si allungano sono simboli della predazione per cui l'ombra diventa metaforicamente il predatore stesso, inarrestabile e inevitabile. Il secondo elemento visivo che percorre il film è l'arco, il che non è solo un riferimento all'architettura gotica con le sue volte e le sue cripte, ma è un referente iconografico che ritorna continuamente nel film, così spesso che non possiamo non considerarlo un simbolo del passaggio fra 2 realtà separate. L'arco di per sé è qualcosa che segna un confine, una soglia, in questo caso tra un mondo razionale e controllato e un mondo in cui dominano le forze oscure. Vorrei citare in particolare l'inquadratura eccezionale per l'epoca in cui, nell'arco della finestra, Nosferatu ci fissa da lontano. Gli archi servono anche a esprimere un sentimento di oppressione, di inevitabilità, di condanna. Orlok è portatore di una maledizione opprimente della quale egli stesso è vittima. Pensiamo al suo isolamento totale dal resto del mondo. Il fatto che si porti continuamente dietro le bare piene di terra contaminata dalla peste può far sorridere, e faceva sorridere gli spettatori anche all'epoca, ma fa parte di questa idea di una dannazione perpetua che da secoli lo condanna a portare avanti la sua condizione di morto vivente. L'arco sottolinea questa appartenenza a un mondo in bilico fra gli umani e i defunti, è come se fosse sempre rinchiuso in una cripta. Un'altra innovazione visiva del film è nell'uso di campo e controcampo, ovvero del cosiddetto reaction shot. Ad esempio, quando Thomas Hutter scopre il conte Orlok in piedi di fronte alla sua camera. Questo è uno dei primi esempi cinematografici in cui il montaggio viene usato per collegare in modo esplicito le azioni di un personaggio e le emozioni di un altro. La soggettiva di Hutter permette al pubblico di immedesimarsi nel terrore del protagonista, amplificando il senso di minaccia. Murnau però non si limita a questo. Subito dopo, con un montaggio alternato, crea l'effetto di interazione a distanza. Nonostante Ellen si trovi a Visborg e Nosferatu nei Carpazi, il film suggerisce un rapporto diretto tra i due attraverso la connessione visiva delle loro azioni. L'effetto è inquietante, è come se Orlok si rendesse improvvisamente conto che Ellen lo sta osservando. L'inquadratura passa da Nosferatu a Ellen e viceversa, quasi come se fossero nello stesso spazio scenico. Questa alternanza crea l'illusione di una connessione telepatica, emotiva, con cui Ellen sembra distogliere Conte dal suo proposito. La scena di Ellen che fa voltare Nosferatu si ripete nel finale a parti invertite. Nosferatu è alla finestra e la sua presenza fa girare Ellen verso di lui. È un film costruito su quella che è stata definita la logica dello spazio immaginario, qualcosa che non si era mai visto prima al cinema e che Murnau usa per indicare i legami virtuali e le manipolazioni fra i protagonisti. Orlok manipola Knock, Knock manipola Hutter, Ellen manipola Orlok. Questi meccanismi visivi e psicologici sono particolarmente rilevanti per intensificare il senso di tensione, di orrore e di straniamento che attraversa l'intero film. Il film si distingue anche per alcuni effetti speciali, per esempio le riprese accelerate. L'arrivo della diligenza di Orlok diventa l'introduzione in un universo in cui le leggi fisiche vengono stravolte. A questo effetto si aggiunge un altro trucco entrato nei manuali del cinema, la carrozza che sfreccia nel paesaggio in negativo.
Notate che non è una semplice inversione della pellicola, altrimenti la carrozza nera sarebbe diventata bianca. Murnau fa rivestire la carrozza e i cavalli con dei drappi bianchi. La foresta viene così trasformata in una selva di spettri, in un universo altro. Il critico francese Charles Jameau l'ha definita una rappresentazione dell'antimateria. In generale, il bianco e nero del film non è quasi mai solo bianco e nero. Le varie sequenze vengono virate in varie tinte attraverso un processo di imbibizione. Questa era una procedura comune per vivacizzare la visione dei film, ma anche una convenzione in cui ad ogni colore si associava un certo tipo di ambientazione. Per esempio, la tinta blu significava una scena notturna. Con le pellicole dell'epoca, tutte le scene dovevano essere girate in piena luce del giorno, perciò si ricorreva al viraggio in blu per far capire che l'azione si svolgeva di sera o di notte. Quando Nosferatu arriva in città è notte, anche se la scena fu girata alle 2 del pomeriggio. Allo stesso modo vengono usate varie tinte per indicare altre ambientazioni, le altre fasi della giornata. Per esempio si usa una tinta ambrata quando la scena è in interni, alla luce delle candele e così via. La sensazione di inquietudine che questo film suscita ha fatto e fa tuttora scuola. Inquietudine che è il risultato di una rappresentazione in cui ciò che è inorganico diventa vivo e al contrario il corpo del vampiro viene trasfigurato in qualcosa di artificiale e disumano, creando degli elementi di tensione che poi esplodono nell'orrore. Ogni apparizione di Nosferatu nel film diventa memorabile. Voglio solo citare 2 momenti che avvengono sulla nave che lo trasporta verso Wisborg. Il primo è quando emerge di fronte al marinaio, una scena che possiamo inserire fra i massimi momenti horror della storia del cinema. Il corpo di Nosferatu che si alza dalla bara oltrepassa i limiti della fisicità umana e si spinge verso qualcosa che è allo stesso tempo organico e meccanico. La paura che prova lo spettatore nasce dalla minaccia e insieme dall'incertezza su ciò che ha di fronte, dall'impossibilità di definirlo. È un corpo umano e nello stesso tempo un meccanismo. Il concetto verrà poi ripreso in tutta la storia del cinema horror. Prendo ad esempio 2 titoli che conosciamo tutti, L'Esorcista e Profondo Rosso. Il secondo momento che vorrei citare è quando lo vediamo camminare sulla tolda con la macchina da presa che lo inquadra dal basso. Lo spettatore è totalmente sovrastato e dominato. Il sartiame alle spalle di Nosferatu crea una specie di gabbia dalla quale è impossibile fuggire. La lentezza del movimento lo fa diventare impersonificazione della morte che si avvicina inesorabile ad ognuno. Sono scene diventate iconiche e riprese successivamente in 1000 salse, tanto da sembrarci oggi banali, ma non dobbiamo dimenticare che è da qui che hanno avuto origine. Ma veniamo ora alle più importanti interpretazioni che sono state date del film.